Ciao ragazzi, questo video è sponsorizzato da Autodoc, uno dei più grossi siti a livello di ricambi per auto, moto, camion e molto altro. Vi lascio in descrizione il link sia del sito sia del loro canale YouTube, dove fanno un sacco di tutorial molto utili per quanto riguarda il mondo auto, lavoretti e tanto altro. Bella, vi lascio al video. What's the price? So for the first 3 hours it's 380 and then every half hour it's 370 plus Non capito cazzo. Ciao ragazzi, siamo pronti alla partenza con la bestiola. Primo viaggio in moto per me, e per viaggio in moto intendo girata in moto di più giorni. Ragazzi, siamo appena partiti, dietro abbiamo la mia ragazza. Adesso non ve la faccio vedere perché non ho la GoPro attaccata qua, ma l'attaccheremo più avanti nel viaggio. Adesso ci diamo alla parte un pochino più noiosa, ovvero superstrada Fipili che congiunge Pisa-Firenze. Poi da Firenze faremo autostrada fino a Bologna e poi autostrada ancora fino ad arrivare a Trento. Non facciamo strada normale perché oggi abbiamo solo metà giornata per arrivare là e ci vogliono già solo di autostrada circa 4 ore. E dopo 400 km usciamo dall'autostrada. Carta non ammessa. Introdurre nuova tessera. Buonasera, questa tessera non la legge, ne ha un'altra? E paghiamo in contanti. Ok, perfetto. Grazie. B&B Hotel si chiama. Buongiorno ragazzi, primo giorno qua in Trentino. Ieri sera non vi ho fatto vedere la camera perché eravamo veramente devastati. Siamo stati a mangiare fuori, abbiamo mangiato una pizza e siamo rientrati anche troppo tardi. Infatti stamani non siamo riusciti ad alzarci prima delle 9. Oggi andremo a fare un bel giro sul lago di Garda. Faremo un po' tutto il lago. Siamo stati i primi ad arrivare, ma anche gli ultimi ad andare via, i più pigri tra tutti i motociclisti di questo hotel, che qua c'era una sfilza di moto. Adesso prima destinazione, un bel bar dove fare colazione e poi partiamo direzione Garda. Oh, iniziamo a vedere il lago di Garda. Cioè qua pure le gallerie sono fighe. Wow, che bellezza. Peccato non ci sia un punto per fermarsi e fare una foto. C'è anche traffico. Ora tanto ti porto in un posto bello, il famoso posto dove Sinna ha chiesto di fidanzarsi con l'anello di cipolla. Strada della Forra. C'erano turisti che si stavano dicendo fra di loro che la strada su è molto stretta, probabilmente essendoci un po' di traffico ora d'agosto si passa veramente male, sono le macchine bloccate perché non riescono a passare, quindi niente, stavano avvisando le persone che stanno salendo. Fortunatamente noi siamo in moto, anche se dobbiamo beccarci un po' di casino. Si sta fino a domani qui. Quante c***o ce ne sono? Potrebbero fermarsi anche per far passare un attimo, Qui se non ci fosse traffico verrebbe una foto da Dio. Ragazzi, dato che sulla strada principale del Garda c'era veramente un traffico della Madonna, abbiamo deciso di invece di finire diciamo tutto il giro del lago di Garda, abbiamo deciso di andare sul monte Bondone, visto che ci è stato consigliato da molte persone
e allo stesso tempo abbiamo poco tempo, scusate il gioco di parole. Avendo poco tempo abbiamo deciso di ottimizzare, invece di fare il giro del lago, magari bellissimo a livello di panorama ma veramente trafficato in queste giornate. Guarda, bello qua, boia. Bellissimo. Ci ha rovinato i tornanti, maledetten tedesken. Destra per Monte Bondone. Bello, direi. Qui gas con l'enduro e salti. Ragazzi, siamo in compagnia di Vava. Probabilmente molti di voi lo conoscono per il gruppo VTM. Era gas. Ci voleva l'HP corse. Buongiorno ragazzi, secondo giorno in Trentino. Abbiamo appena imboccato l'autostrada, sono le 7:24 di mattina con 20 gradi in direzione al lago di Braies. Siamo partiti molto presto e abbiamo deciso di prendere l'autostrada perché alle 10 chiudono la strada per andare al lago, e quindi andrebbe lasciata la moto molto lontano e andate a piedi. La bellezza di fermarsi ad agosto. Io per mettere la felpa, lei si è messa la celata sui pantaloni in modo da parare il vento, perché inizia a fare freschino, ci sono meno di 15 gradi e ovviamente col vento in moto non sono tanti, quindi si inizia a patire un pochino il fresco. Guarda tutte le mucche al pascolo. Veramente tutto bello, ovunque ti giri. C'era un navigatore che parlava e te pi. Guarda là, bello quel monte che sbuca lì. Dovremmo essere quasi arrivati. Che posti ragazzi, fantastico. Dovrebbero raggiungerci anche due nostri amici. E Bava. No, guardo com'è, se no la ritorno qua. Tanto la moto un posto ho visto la infili. Sì. Senti. Okay. What's the price? So for the first 3 hours it's 380, and then every half hour it's 50 cents plus half. Non capito cazzo. Tieni. Posso 50 cents. That's just my point of view.
siamo appena ripartiti dal lago di Braies. Spero che le immagini vi siano piaciute. Non ho potuto fare un volo col drone perché lì non si può usare e data la tanta gente che c'era ho evitato di rischiare. Devo dire il lago bellissimo, un'acqua limpida da far paura con un panorama mozzafiato. Adesso ci facciamo un bel giro qua intorno sulle Dolomiti. Penso che andremo sul Passo Sella e ci godiamo un po' di paesaggi dolomitici. Abbiamo visto un lago strafigo, proviamo se si può scendere di qua per arrivarci. Ci deve essere un altro giro, oppure ci arrivi a piedi. Vedi, sono tutti a piedi, in bici. Dovete sapere che il lago di Braies non era famosissimo, cioè era conosciuto ma non famosissimo. Poi è stata fatta una serie TV chiamata, se non sbaglio, Un passo dal cielo, con Terence Hill, e si svolgeva appunto su questo lago, e quindi è diventato veramente conosciuto e ricercato perché dalle immagini si vedeva che era qualcosa di spettacolare, tanto famoso che si sono visti costretti a chiudere le strade d'estate circa 6 km prima di arrivare al lago nei mesi estivi, dalle 10 di mattina fino alle 15 del pomeriggio, perché appunto c'era un assalto veramente imponente. Anche oggi abbiamo visto veramente un sacco di gente arrivare. Raga, guardate come sono alte queste montagne. Io spero che dalla GoPro renda l'idea. Sono veramente immense e noi siamo già alti di quota, ora non so dirvi, ma ce n'è una dietro ancora più grande. Eccola qua. Che posti! La giro e torno. No, scherzavo, c'è un fossetto. Guardate che posto. Wow. Solo wow. E siamo arrivati anche in cima al Passo Sella. Ragazzi, si sono fatte le 5:20, adesso rientriamo verso l'hotel. È stato veramente un giro fantastico, forse uno dei più belli che ho fatto in moto, soprattutto sul lato paesaggistico. Veramente tanta roba, consiglio a tutti voi, se non ci siete stati fate un salto. Io ho fatto solo una piccola parte dei Dolomiti, ce ne sono veramente, cioè, passi di montagna qui a non finire. Ragazzi, oggi è giornatina un po' più tranquilla, nel senso che non andremo a fare centinaia e centinaia di chilometri. Dopo che abbiamo fatto 1100 km in questi giorni siamo veramente stanchi, quindi siamo rimasti in zona. Comunque zone bellissime, siamo sul Monte Bondone in compagnia di Vava.
e un suo amico col VR125, quindi RC390 VR125, e ci siamo messi a fare un po' di curvettine arroganti, anche se noi abbiamo il tassello e siamo in coppia, ma ci facciamo valere comunque. E adesso stiamo andando verso il lago di Molveno. Bello, eh? E siamo pronti per il ritorno verso casa. Questa volta siamo riusciti a cinghiare anche molto meglio le borse. Guardate, praticamente oscillano leggermente. Tramite due cinghie le abbiamo legate molto bene. Cioè, ovviamente ragno, doppia cinghia e si blocca tutto. La nostra borsina tank lock. E siamo pronti a ritornare verso casa. Adesso ci aspettano 400 km di autostrada, quindi chiuderei qua il video perché tanto ormai sarà solo rettilineo. E spero che questo viaggio vi sia piaciuto. Ho cercato di portarvi con me il più possibile, per quanto uno in una vacanza deve riuscire a conciliare quello che può essere fare video e rilassarsi. Quindi spero che vi sia piaciuto così come è venuto. Bella!